The elderly represents a large portion of the population in several European Union nations. Eurostat calculates that currently, more than one-fifth, 20.6%, of the EU population comprises of people aged 65 and over. In 2018, more than one-tenth of people aged 75 years or more reported severe difficulties preparing meals, and one-fifth of women aged 75 years or more made use of home care services. Considering all this, a geriatric care manager, GCM, becomes an important figure in a society that is aging more and more. Mi chiamo Maria Giovanna Lamantia e mi occupo di organizzare personalmente le attività ludico-ricreative degli anziani e dei disabili che fruiscono la casa di riposo Madre del Divino Amore, sita a Palermo, e gestita dalla Fondazione Rosalia Gentile, di cui sono la vicepresidente. Me ne occupo dal 2007, l'anno della sua inaugurazione, dapprima come centro diurno e dall'anno successivo anche come struttura residenziale volta ad accogliere fino a 42 persone tra anziani e disabili, e dove si garantisce un'assistenza H24 scrupolosa, attenta, specializzata grazie al lavoro del personale in organico. Innanzitutto è una figura che oggigiorno è sempre più importante, dato la società che va sempre più ad invecchiare. È una figura professionale o un familiare che si prende a carico dell'anziano in toto. Tutto il suo lavoro tende a raggiungere il benessere fisico, psicologico, sociale dell'anziano. Lo fa quindi in modo competente, in modo efficiente, e questo benessere deve durare nel tempo, quindi è utilissimo il monitoraggio delle sue condizioni per poter intervenire tempestivamente. Sarebbe necessario rivolgersi a questo tipo di figura professionale quando si capisce che la situazione dell'anziano non è delle migliori. Per esempio quando subentrano diversi problemi fisici o psicologici, quando non vive più in sicurezza a casa propria, nella struttura che lo ospita, quando ha bisogno di un'assistenza più adeguata alle sue condizioni, anche quando ha bisogno di una guida nel destreggiarsi nei vari servizi sanitari che offre il territorio, guardando anche il punto di vista economico. E non è necessario quando magari l'anziano ha una condizione di equilibrio, quando magari possiede ancora una sua autonomia, una sua autosufficienza, e il piccolo aiuto che è dato dal familiare o di chi se ne occupa è bastevole. Innanzitutto deve avere un approccio sicuramente multisettoriale e multidisciplinare. Nello specifico deve avere competenze infermieristiche di base, deve avere competenze organizzatrici, in quanto deve organizzare un piano di cura, un piano di assistenza efficace per l'anziano. Deve avere anche delle abilità comunicative, perché deve comunicare correttamente con l'anziano e anche con i familiari. E avere anche un atteggiamento positivo proprio per supportarlo nelle varie difficoltà della sua condizione. Il primo compito del manager geriatrico è quello di valutare in modo approfondito quali sono i bisogni dell'anziano, quindi le sue necessità fisiche, psicologiche, sociali, e monitorarle nel tempo per poter intervenire tempestivamente ove necessario. In particolare o se ne occupa personalmente o organizza chi deve occuparsi dell'igiene personale, della pulizia degli ambienti o della somministrazione corretta della terapia farmacologica, della rilevazione dei parametri vitali. Anche deve essere in grado di avere delle competenze per gestire le emergenze,
per esempio possono accadere dei ricoveri improvvisi o delle cadute. Deve anche deve essere in grado anche di indirizzare l'anziano o la famiglia per individuare le risorse disponibili sul territorio, come per esempio la possibilità di poter avere un'assistenza domiciliare o poter partecipare a un centro diurno o richiedere qualche bonus di sostegno economico. Fornisce anche assistenza su questioni legali e finanziarie legate all'invecchiamento, come mi viene in mente l'avere in ordine documenti come testamenti o procure e anche pianificare economicamente l'assistenza a lungo termine attraverso per esempio il consiglio di stipulare qualche tipo di assicurazione che possa tutelare l'anziano. Sicuramente non può svolgere dei compiti legati alla medicina, quindi non può decidere il cambio, modifiche della terapia o aggiunzioni di questo genere. Io mi occupo nella casa di riposo di organizzare le attività ludico-ricreative degli anziani e dei disabili ospiti della casa di riposo, ma anche esterni che partecipano al centro diurno aperto dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì. Attualmente il gruppo che seguo è di circa 25 persone con patologie diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di interazione sociale e di svago. Sono riuniti in un ambiente molto spazioso e luminoso, che tra l'altro si trasforma in sala mensa al momento del pranzo, e sapete bene quanto il pranzo in compagnia sia motivo di socialità e motivo di benessere. Propongo laboratori con attività diversificate nei vari giorni della settimana. Vanno dalla pittura al karaoke, alla pasticceria, alle attività ludico-motorie con l'ausilio di birilli o palle, palloncini, attività cognitive, di stimolazione cognitiva attraverso la proposta di cruciverba, indovinelli, giochi da tavola, giochi di società. Grande attenzione è data anche all'attività religiosa, attraverso la Santa Messa che viene celebrata il sabato pomeriggio nella cappella del centro, e poi abbiamo un'attenzione per gli incontri con i ragazzi e con i bambini del territorio. Quello che mi piace di più nel mio lavoro è la possibilità di poter creare un vero rapporto umano con gli ospiti e chiaramente anche con i loro familiari. Giorno dopo giorno loro acquistano sempre più fiducia, hanno un punto di riferimento, un sostegno, un supporto emotivo, un po' si sentono sempre più a casa propria, e questo è per me molto gratificante, e per loro è un modo per affrontare con più forza le difficoltà della loro condizione. Le sfide consistono proprio nel fare in modo che gli anziani e i disabili si sentano parte di una famiglia. Come diceva sempre il fu cardinale di Palermo, Salvatore Pappalardo, a mio nonno, Ugo Lamantia, che è stato il fondatore di questa grande, bellissima struttura: Ugo, senti, questo centro, mi raccomando, deve essere una famiglia tra le famiglie. E questa è la prima sfida che dobbiamo raggiungere. Proprio perché tutto il nostro lavoro è centrato sul benessere non solo fisico ma anche emotivo e psicologico, e cerchiamo di restituire un'identità a persone anziane e disabili che credono di non avere più nulla da poter dare. La prima strategia fondamentale è avere un approccio gentile, un approccio accogliente, un approccio empatico, avere un atteggiamento positivo in toto, questo penso sia alla base di tutto quanto. Le varie attività ricreative proposte creano momenti di svago e di socialità, incidono sul loro buon umore, sulla loro tranquillità, sulla loro serenità, e hanno lo scopo di farli sentire capaci di fare, e grazie inoltre alle relazioni che si creano tra di loro si sentono capaci di essere.